La 13ª costellazione, Ofiuco. Un caro saluto e bentrovati o benvenuti su Canal 104 Plus, è il plus che fa la grande differenza. Il 16 gennaio 2024 postavo il video calendario con 13 mesi. Come potete vedere attraverso la fornita pagina indice alfabetico, di cui trovate sempre il link nelle descrizioni di tutti i video. In quel video si parla anche che esistevano 13 costellazioni, mentre in questo video vi mostro che, come nella storia, sono state cancellate tante notizie. È stata cancellata anche una delle 13 costellazioni, Ofiuco. Parto da questa breve traduzione dal giornale Evening Star del 6 agosto 1898, informandovi che hanno scritto di questa costellazione fin dal 1817. Sopra lo Scorpione si erge Ofiuco, il portatore del serpente. Ofiuco è un personaggio sconosciuto alla mitologia, a meno che, come alcuni sostengono, non rappresenti Esculapio e sembra sia stato collocato qui con il solo scopo di reggere il serpente. In ogni caso, tra le stelle di questa costellazione c'è ben poco che suggerisca la gigantesca figura umana raffigurata sulla carta. La costellazione è tuttavia una delle più antiche, essendo citata tra le poche menzionate da Omero. La testa di Ofiuco è segnata da una brillante stella di seconda magnitudine situata a 3/5 della distanza tra Antares e Vega e a circa uguale distanza da Vega e dalla corona settentrionale, conosciuta come corona boreale in Italia. Sulla sua spalla sinistra si nota una coppia di stelle di quarta magnitudine e il suo braccio sinistro è segnato da una seconda coppia, più brillante e più ampia. Sulla sua spalla destra si trova una stella di terza magnitudine, vicino alla quale si trovano 3 o 4 stelle più piccole. Il suo piede sinistro poggia sullo Scorpione. Con questi indizi la costellazione può essere facilmente individuata. I suoi contorni possono essere lasciati all'immaginazione. Ofiuco si trova esattamente di fronte a Orione sulla sfera celeste e, come quella costellazione, è in parte nell'emisfero settentrionale e in parte in quello meridionale. Il serpente è un po' più facile da individuare rispetto al suo portatore, sebbene non sia affatto una figura appariscente. La sua testa è costituita da un piccolo triangolo di stelle, 2 delle quali di terza magnitudine, che formano un eccellente paio di occhi, situati a circa 1/4 della distanza tra la corona e Antares. Da questo punto il suo corpo sinuoso può essere tracciato verso sud e verso est, come indicato sulla nostra carta, sebbene la parte della coda sia piuttosto indistinta. Ebbene, anche la NASA scrive su questo articolo di Elle del 17 settembre 2016. La NASA rivela che abbiamo sempre avuto il segno zodiacale sbagliato. Secondo la NASA esiste una 13ª costellazione che abbiamo ignorato per tutto questo tempo e non sappiamo come affrontarla. Leggiamo bene cosa dice la NASA. Ora, dopo 3000 anni dopo, il cielo si è spostato perché l'asse terrestre, polo nord, non punta più esattamente nella stessa direzione, spiega la NASA. Quindi cosa significa per noi questo nuovo segno zodiacale? E qui nella schermata vedete l'elenco delle 13 costellazioni, compresa quella di Ofiuco che va dal 29 novembre al 17 dicembre. Cara Nasona, state mentendo spudoratamente perché già nel 1898 il giornale Evening Star riporta esattamente che esisteva la costellazione di Ofiuco. E come spiegate questa pagina della NASA dove hanno dimenticato di togliere la costellazione di Ofiuco? Infatti ci sono 13 segni zodiacali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ofiuco! 9, 10, 11, 12, 13. Trovate tutti i link delle pagine che vedete nella descrizione del video. Ma prima dell'articolo della NASA, vale a dire il 17 settembre 2012, ho trovato questa pagina dove si legge: il mistero della 13ª costellazione dello zodiaco e il suo legame con la medicina. Sarà un caso? Non esistono i casi, e se vado a tradurre leggo: secondo la mitologia greca, Asclepio, figlio di Apollo, avrebbe appreso l'arte della guarigione da Chirone.
Asclepio era così abile nelle arti mediche che si diceva fosse in grado di riportare in vita i pazienti. Per questo fu punito e posto in cielo come la costellazione di Ofiuco, che significa portatore di serpenti. Il bastone di Asclepio, un serpente su un palo, è stato adottato come simbolo della professione medica e compare ancora nel logo della British Medical Association e di molte altre organizzazioni mediche in tutto il mondo, come anche qui in Italia. Asclepio è presente inoltre nel giuramento di Ippocrate. Non serve tradurre altro, ma desidero semplicemente aggiungere il mio parere che ho tratto grazie ad un colloquio con una carissima amica. L'eliminazione della costellazione di Ofiuco è un'azione voluta dal sistema per sminuire l'essenza della natura degli esseri umani e depotenziare sempre più uno dei molteplici poteri che tutti noi possediamo da quando arriviamo su questo nostro meraviglioso regno piano che ci ospita. Grazie di aver ascoltato fino alla fine. Se ancora non l'avete fatto, regalatevi o regalate il Secolare Nuovo Ordine del Male e il Risveglio, 2 libri che sono sempre in pronta consegna. Ricordo che anche il modesto valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è sempre più che ben accetto.